Oggi, cari amici miei, vediamo quali sono i tre metodi principali e più semplici per riprodurre la pianta del limone. Il primo è il più semplice, è un gioco da bambini, basta un frutto di limone maturo, mi raccomando, deve essere così, giallo. Praticamente si taglia, si prendono i semi, si lavorano in un certo modo e vedremo come, e nasceranno tante piccole piantine che però daranno dei risultati particolari e vedremo quali sono se vi va di seguire il video. Il secondo metodo è proprio quello che stiamo vedendo qua dietro, si chiama margotta, è togliere una striscia di corteccia alla pianta, metterci della terra e da lì nasceranno delle radici, quindi ci sarà proprio una piantina che darà frutti e poi vediamo come saranno e quali saranno. Il metodo un po' più complicato, ragazzi, a questo bastoncino di legno occorrerà davvero dare amore, cura e dedizione fino a che diventi una bella pianta, però questo può dare dei risultati magnifici. Quindi mettetevi seduti, vediamo quali sono questi tre metodi, come si fa per filo, per segno, non vi potete sbagliare. Dai, pollice in su, andiamo al video che è veloce, ve lo garantisco. Allora, prendiamo un bel limone maturo, lo tagliamo in due a metà, in questo modo qua, e poi andiamo a prelevare i semi all'interno. Con l'aiuto di uno spremiagrumi spremiamo il nostro limone fino a che preleviamo i semi all'interno. Eccoli, dobbiamo andare a levare la pellicina esterna, questa cuticola qua. In questo modo velocizziamo la nascita del semino. Adagiamo i nostri semi nel contenitore, in questo modo qua, e poi inumidiamo il tovagliolino. Con uno spruzzino basta davvero poco e poniamo sopra ai semini un altro strato di tovagliolino. In questo modo qua inumidiamo di nuovo. E adesso andiamo a riporre in una zona dove c'è luce all'interno di casa ma non al sole diretto. Togliamo il tovagliolino ed ecco qua i semini, vedete, uno è nato ed ha una sola radichetta, uno è nato e ha addirittura due radichette ed uno sta ancora nascendo. Munitevi di tanti vasetti quanti sono i vostri seminati, perché ad ogni vasetto corrisponderà la semina di un solo seme, e riempite con del terriccio per piante acidofile. Prendiamo il nostro vaso, facciamo un po' un foro al centro, io lo sto facendo col manico del coltello. Io devo controllare che questo semino sia profondo circa 1 centimetro e poi vado a riporre del terreno intorno pian piano, come state vedendo qua, e lo ricoprirò di circa 1 centimetro. Annaffiate abbondantemente. Quello che dovremo fare ora è prendere questi sacchetti per alimenti abbastanza grandi affinché ci entri il nostro vaso, ce lo mettiamo dentro e lo andiamo a chiudere. Il tempo passa e le nostre piantine di limone iniziano a crescere. Sono passati 4 mesi e 10 giorni e la nostra piantina già è alta quei 5-6 cm, è veramente bella, in ottima forma, guardate qua che foglie lucide. Quando avrà circa 1 anno la potremo andare a trapiantare direttamente in piena terra. Che cosa mi devo aspettare da questa piantina nata da semi che pian piano crescerà? Si chiama franco di limone. Franco è sempre quella piantina che nasce da un seme. E qui dipende dalla fortuna, ragazzi, perché potremo avere una pianta che poi pian piano fruttificherà, in genere fruttifica al 6-7 anno, che può dare dei limoni eccezionali, ragazzi, sbalorditivi. Io sono riuscito con questo metodo a riprodurre una pianta di limone che non ha i semi all'interno e che i frutti sono buonissimi, una cosa eccezionale. Però questo è se uno è fortunato, a volte la fortuna non ci viene incontro, come è capitato chiaramente anche a me, e avremo delle piante che quando fruttificano daranno dei limoni molto piccoli, magari con la buccia sottile, molto aspri, oppure sono limoni di una buona pezzatura ma hanno una buccia grande e dentro sono quasi asciutti. E perché accade questo? Accade questo perché il limone, come gli agrumi,
ha all'interno del seme molti embrioni e quindi in base a quale embrione la natura ha deciso di far nascere, potrà nascere un embrione che darà poi luogo ad una pianta bellissima che farà molti frutti, piuttosto che a una pianta bruttarella, spinosa e che fa frutti pessimi. Però possiamo sempre ricorrere all'innesto se c'è qualcosa che non va. Quindi vi consiglio sempre di fare gli esperimenti, vedrete, rimarrete davvero soddisfatti quando avete una pianta diversa da tutti quanti, è davvero meraviglioso. E se poi dai limoni che seminate nascerà la piantina con le foglioline bianche, non vi preoccupare, non è un'aberrazione della natura. Quella è una pianta che si dice albina, ossia che ha le foglioline bianche perché ha problemi nella sintesi clorofilliana. Generalmente, purtroppo, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, questa piantina non ha lunga vita, muore già quando è piccoletta, quando mette la quarta quinta foglia vera, difficilmente arriva a superare i 6-7 mesi e muore così. Purtroppo non possiamo farci nulla. Il ramo ha 2 anni, pronto per essere lavorato. E qui dovremo fare una eliminazione totale, una asportazione della corteccia. Adesso vediamo quanto è semplice fare. Fate un giro tutto intorno al vostro ramo. Fate la stessa operazione distaccandovi però verso il basso di circa 2 cm, 2 cm e mezzo. Adesso dovete fare un taglio che parte dalla prima incisione e vada fino alla seconda incisione, sempre tagliando solo la corteccia, in questo modo qua. Poi con la punta del coltello iniziate a staccare la corteccia. Il lavoro è terminato, non ci deve essere nessun pezzo di corteccia che congiunge il primo taglio con il secondo. Il passaggio successivo è quello di prendere della terra e metterla intorno a questo anello mancante di corteccia. Ora il terriccio con i funghi buoni è pronto, adesso dobbiamo metterli intorno a quell'anello di corteccia mancante. Bastano solamente 3-4 giri di questo nastro e vedrete che la busta non si muoverà più, quindi all'interno di questo sacco c'è la nostra parte di corteccia mancante da dove fuoriusciranno le radici. Sempre con il nastro da elettricista, un bel paio di giri intorno alla vostra busta, in questo modo qua, in modo tirato. Eccoci, e vedrete che il terriccio sta su da solo. Quando è proprio il pieno inverno, fine dicembre, i primi di gennaio, la pianta del limone è quasi completamente ferma e quindi è proprio adesso il momento adatto per andare lì, tac, tagliare il ramo e prelevare la nostra nuova piantina. E un paio di forbici. A questo punto non ci rimane altro che togliere il sacchetto della nostra margotta. Guardate qua quanto è piena di radici, ragazzi. A questo punto la sistemiamo in questo modo semplicissimo all'interno del vaso e abbiamo terminato. Adesso basta una leggera annaffiata alla pianta e fare qualche taglio dei rami più lunghi, quindi un paio di forbici anche leggere, e facciamo sempre la gestione dei rami in questo semplicissimo modo qua. Tagliamo praticamente tutte le cime. Come avete visto dalla margotta, dopo 9 mesi abbiamo già una bella piantina, un bel alberello con un suo apparato radicale che ben presto diventerà una pianta che fa i frutti. I frutti riuscirà a darli verso il terzo, anche quarto anno, e i frutti saranno uguali, identici, spiccicati alla pianta madre. È chiaro che questo modo di riprodurre la pianta del limone, che è molto semplice rispetto, poi vediamo adesso, alla talea, ci dà delle difficoltà, perché chiaramente dovremo avere a disposizione una pianta da lavorare, da gestire, questa margotta da controllare, nel tempo occorrerà annaffiarla e quindi non può essere una pianta diversa da quella nostra o da quella di un nostro caro amico che ci permette di andare nel suo frutteto, nel suo orto, a fare questa lavorazione e controllare questa piccola pianta che sta crescendo sull'albero e che quindi a gennaio-febbraio sarà pronta da essere messa in piena terra. Fare la talea è abbastanza semplice. Allora, il ramo si preleva a ripresa vegetativa. Va benissimo il mese di aprile. Che cosa occorre fare? Occorre prendere
un ramo che sia almeno 15-20 cm e che abbia almeno 4 o 5 gemme, quindi 4 o 5 foglie come stiamo vedendo qua, e il ramo deve essere il ramo di un anno, va bene anche il ramo di un succhione. Per prima cosa togliamo tutte le foglie, tagliando a circa mezzo centimetro dalla gemma ascellare della foglia, in questo modo qua, e abbiamo già preparato il nostro abbozzo di talea. Rispettiamo la polarità, ossia questa era la parte dove è stata tagliata dalla pianta e qui era dove c'era l'apice. Facciamo un taglio dalla prima gemma sottostante a circa 2 cm, in questo modo qua, e il taglio è perpendicolare. Contiamo poi 4 gemme e dopo l'ultima gemma facciamo a circa 1,5 cm un taglio inclinato obliquo, in questo modo qua. In questa talea, che è lunga 15-18 cm, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 gemme. A questo punto sulla parte, diciamo con il taglio in piano, dobbiamo togliere 1 centimetro di corteccia tutto intorno, quindi girate velocemente con il coltello così ed eliminate la parte della corteccia. Dobbiamo togliere quest'anello qua, semplicissimo il da farsi. La talea a questo punto è fatto. Allora, se vogliamo un attecchimento quasi sicuro al 100%, ci conviene mettere del radicante specifico in questa parte dove abbiamo tolto l'anello di corteccia, perché subito qua sotto nasceranno appunto le radici, proprio dove ho tagliato la corteccia. E vi consiglio anche di mettere sulla parte superficiale o del mastice cicatrizzante oppure della cera di una candela, in modo che questo taglio non si asciuga e non fa entrare troppa aria. Prendo del terriccio per piante acidofile, lo riempio ben bene, presso un po' e siamo pronti. Annaffio abbondantemente il terriccio, deve essere proprio bagnato. A questo punto mettete la talea nel foro, andandola ad inserire nel terriccio per le 3 gemme che rimangono sotto. In questo caso, se avete meno gemme, ci saranno 2. L'importante è che lasciate fuori dal terriccio solo 2 gemme. Costipate il terriccio intorno al vasetto. Adesso prendiamo questi sacchetti che si utilizzano per il congelatore, ci mettiamo dentro il vasetto e poi lo chiudiamo. Ed eccoci qua dopo 60 giorni. In questo periodo andavo ad aprire il mio sacchetto, controllavo che il terriccio era umido, se lo vedevo asciutto e annaffiamo un po', quindi terriccio sempre umido ma mai troppo bagnato. Guardate che bel germoglio fresco ha fatto la nostra piantina di limone. Gli agrumi possono tranquillamente essere riprodotti per talea. Come abbiamo visto, dalla talea abbiamo degli ottimi risultati, ma ci sono un po' di problematiche, nel senso che questa piccola piantina, già il rametto appena viene messo nel vasetto e dobbiamo aspettare con il suo sacchetto 60 giorni affinché nasca il germoglio e le radichette, deve essere riposto in una zona in piena ombra, non ci deve arrivare il sole ma ci deve essere la luce, dobbiamo sempre controllare se il terriccio è umido, se non è umido annaffiarlo, insomma gli dobbiamo dare amore e cura. Quindi magari fate 4, 5, 6 talee, perché la metà circa moriranno, e allora se volete fare 2 piantine voi fate 4 talee e vedrete che i risultati arrivano. Anche se è il metodo più complicato, ha dei risvolti davvero positivi, perché ad esempio io posso riprodurre qualsiasi pianta di limone anche distante 1000 km. Ad esempio ho un amico siciliano, ha delle belle piante di agrumi che ho visto in un suo video, in una sua foto. Lui può sempre mandarmi un pezzetto di questo rametto, lo avvolge su con un po' di carta bagnata, me lo spedisce e quando arriva io lo riproduco. Una cosa davvero meravigliosa, potrete avere un sacco di varietà di limoni che vi mandano i vostri amici. Spero ragazzi che anche questo video vi sia stato di aiuto, video completo su come si riproduce la pianta del limone. Ci vediamo alla prossima, sempre prodotti biologici. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao ragazzi, un abbraccio caloroso da Pier Giorgio, ciao a tutti.